troviamo a Mestre. Questa casa è collocata in un'area prettamente residenziale, in una corte segreta, come piace dire a me, che la tiene nascosta e isolata dai rumori, pur essendo assolutamente nel centro, vicino alla piazza. Questa struttura era un ex timbrificio nei primi del Novecento e quando l'ho presa e ho potuto elaborare il progetto ho pensato a ritornare a quelle che erano le spazialità originali e quindi ho tenuto volumi volutamente bassi che non andassero a toccare il soffitto, di modo da creare sempre questo concetto di spazio continuo, che è una delle cose su cui io lavoro spesso in architettura. Questa casa ha l'accesso privato da una corte, dove c'è appunto l'ingresso indipendente. Si inizia con una scala libera, sempre più leggera perché poi ha il parapetto nell'ultima rampa in vetro e introduce appunto nel cubo di vetro. Da qui si entra quasi immediatamente nell'area living, trovando poi invece alla propria sinistra il volume della cucina, che è una cucina passante. Poi l'elemento scala e l'elemento ingresso divide invece nella zona posta a nord tutta la zona notte, dove ci sono tutte le camere, i bagni e le zone accessorie. Oltre invece dalla zona living a poter accedere alla terrazza, che è in diretta continuità con la zona giorno e quindi amplia ancora di più lo spazio living, che è già uno spazio considerevole. Come faccio spesso se non sempre nelle mie architetture, i materiali utilizzati non sono molti. In questo caso c'è una prevalenza del legno che è continuo, questo rovere con questa sbiancatura un po' particolare, fatta dopo numerosi campioni, che ormai anche, come piace a me, un po' la patina del tempo su di sé. C'è questo marmo utilizzato per il camino, è un marmo che si sposava in nuance proprio col pavimento, quindi anche qui c'è stata una ricerca per tenerlo opaco. È un marmo fossile e il camino diventa la mia televisione, la nostra televisione, si proietta sul camino. Anche qui c'è stata una ricerca perché ho trovato una vernice olandese che si chiama Scringo, che crea un film pur sembrando pittura da intonaco normale, ma in realtà crea un film che assorbe i neri, e quindi vi assicuro che specialmente di notte, proiettando su quasi 120 pollici, si ha questo effetto cinema. Suggerisco di vedere Top Gun su questo camino, è un bellissimo effetto. Quasi tutte le mie case sono bianche, nel senso che le utilizzo come colore neutro di fondo, perché poi i colori ce li mette chi vive nelle case. Qui ci sono pezzi del contemporaneo, pezzi che possiamo trovare effettivamente al MoMA di New York, una grande scelta di Castiglioni, che rimane per me il principe dei designer, le sue lampade, il suo stereo, ma anche per esempio una serra che ha disegnato Renzo Piano un po' di anni fa per SMEG, un elemento che mi affascinava molto, oltre a sculture, oggetti che negli anni ho potuto raccogliere e collezionare.